Prima di cominciare comunico che dal 23 dicembre dello scorso anno il primo canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome, rinnovandosi in Canal 104 Plus col desiderio di ampliare le tematiche della sana alimentazione oltre a qualche dolce, dato che l'autore è uno chef pasticcere professionista. Al momento il canale è in stand-by a causa di una ammonizione ricevuta per molestie e bullismo dopo aver pubblicato il video news della Befana, dove mi sono limitato semplicemente a tradurre un articolo online in lingua inglese delle televisioni di Stato americane. Questo secondo canale YouTube è rimasto sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per rimanere aggiornate, fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente completato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvie ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro del risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova nella home di www.tinelli.eu. Se cercate e riuscite a scaricare la coppia omaggio in bassa risoluzione. Cerca, trova. Collaboro inoltre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Buone cose a tutti e tutte. Dal National Library of Medicine, ovvero dalla Biblioteca Nazionale di Medicina. Vendere malattie, l'industria farmaceutica e il commercio di malattie. Ovviamente non vado a tradurre il lungo studio, mi limito scegliendo i punti salienti che reputo più significativi. Lo studio risale al 13 aprile 2002, ma sicuramente è ancora attuale, ed è stato eseguito da Ray Mohinan, giornalista, Yona Heath, medico di base, e David Henry, professore di farmacologia clinica. Si possono guadagnare molti soldi da persone sane che credono di essere malate. Le aziende farmaceutiche sponsorizzano le malattie e le promuovono presso i prescrittori e i consumatori, e gli autori forniscono esempi di allarmismo e suggeriscono come prevenire la crescita di questa pratica. Inoltre si possono guadagnare molti soldi dicendo alle persone sane che sono malate. Le aziende farmaceutiche sono attivamente coinvolte nella sponsorizzazione della definizione delle malattie e nella promozione che diffondono sia ai prescrittori che ai consumatori. La costruzione sociale della malattia viene sostituita dalla costruzione aziendale della malattia. I meccanismi di diffusione delle malattie sostenute dalle aziende e il loro impatto sulla coscienza pubblica, sulla pratica medica, sulla salute umana e sui bilanci nazionali hanno attirato un esame critico completamente limitato. All'interno di molte categorie di malattie sono emerse alleanze informali che comprendono il personale delle aziende farmaceutiche, i medici e i gruppi di consumatori. Queste alleanze tendono a promuovere una visione della loro particolare condizione come diffusa, grave e curabile. Queste campagne di sensibilizzazione sulla malattia sono comunemente collegate alle strategie di marketing delle aziende, le quali operano per espandere i mercati per i nuovi prodotti farmaceutici. Come osservò la defunta scrittrice medica Lynn Payer, i mercanti di malattie erodono la nostra fiducia in noi stessi. La formula è la stessa. Gruppi e o campagne sono orchestrati, finanziati e facilitati dagli interessi aziendali, spesso attraverso le loro pubbliche relazioni e le infrastrutture di marketing. Le alleanze tra produttori farmaceutici, medici e gruppi di pazienti utilizzano i media per inquadrare le condizioni come diffuse e gravi. Il marketing delle malattie può includere la trasformazione di disturbi comuni in problemi medici. Le informazioni finanziate dalle aziende sulle malattie dovrebbero essere sostituite da informazioni indipendenti. Una strategia chiave delle alleanze è quella di indirizzare i media con storie progettate per creare paure riguardo alla condizione o alla malattia e attirare l'attenzione sulle cure più recenti. I comitati consultivi sponsorizzati dalle aziende forniscono gli esperti indipendenti per queste storie. I gruppi di consumatori forniscono le vittime e le società di pubbliche relazioni forniscono ai media la svolta positiva sugli ultimi farmaci rivoluzionari. Gli scrittori contemporanei sostengono che la popolazione laica è diventata più attiva, meglio informata sui rischi e sui benefici, ha meno fiducia nell'autorità medica e accetta meno passivamente l'espansione della giurisdizione medica nei loro corpi e nelle loro vite. Queste osservazioni sulla diffusione delle malattie sono selettive e preliminari. Non sono il risultato di uno studio sistematico, ma piuttosto di una serie di casi di studio aneddotici volti a provocare l'attenzione.
Sebbene i media mainstream svolgano già un ruolo importante nell'investigare e riferire sulle attività promozionali contemporanee, si potrebbe fare di più per smascherare e ridurre le storie fuorvianti sui farmaci miracolosi che aiutano a facilitare così tanta diffusione di malattie. Come passo pratico suggeriamo che gli operatori sanitari, i politici, i giornalisti e i consumatori che smettano di fare affidamento sul materiale sponsorizzato dalle aziende sulla natura o la prevalenza della malattia. Fonti di informazione autenticamente indipendenti sui problemi di salute potrebbero sostituire quelle orientate a far ammalare il maggior numero possibile di persone sane. Il coinvolgimento laico indipendente è fondamentale per produrre materiali accurati, completi e accessibili. Il pubblico ha il diritto di conoscere la controversia che circonda le definizioni di malattia e il decorso naturale autolimitante e relativamente benigno di molte condizioni. È ormai giunto il momento di avviare un programma di demedicalizzazione, finanziato con fondi pubblici e gestito in modo indipendente, basato sul rispetto della dignità umana, piuttosto che sul valore degli azionisti o sull'arroganza professionale. Raccomandazioni per demedicalizzare le condizioni in atto. Evitare di utilizzare informazioni finanziate dalle aziende su condizioni mediche e malattie. Sviluppare materiali accessibili e indipendenti su condizioni e malattie. Ampliare il concetto di consenso informato per includere informazioni sulle controversie che circondano le definizioni di condizioni e malattie.